Bentornati a tutti. Oggi ragazzi entriamo nella sala macchine del club. Andremo infatti ad analizzare quella che possiamo definire una vera e propria nuova era per il Milan. Attraverso una analisi forense dei documenti ufficiali che sono stati depositati presso la Camera di Commercio olandese, andremo a decodificare il recente rifinanziamento che ha segnato l'uscita definitiva del fondo Elliott e l'ingresso di Comvest Credit Partners. Partiamo dalla sintesi di quanto accaduto. Il 30 gennaio 2026 è una data storica. Redbird Capital ha completato il rifinanziamento del debito, sostituendo il vecchio vendor loan di Elliott con un nuovo partner, Comvest. Ma attenzione, non è stato un semplice bonifico da un conto all'altro. Siamo di fronte ad una riscrittura totale della governance. Elliott esce definitivamente di scena. Cancellate le azioni di classe B, estinto il prestito, fine dei diritti di veto. Al suo posto entra Comvest con una strategia che definirei passiva ma protetta. Nessun posto nel CDA, ma un controllo ferreo tramite pegni azionari. Per capire come siamo arrivati qui, guardiamo la linea temporale. Tutto parte dalla costituzione di ACM Bidco nel 2022, la struttura dell'era Elliott. Ma l'accelerazione decisiva avviene soltanto nell'ottobre del 2025 con la preparazione legale e la modifica degli statuti della holding intermedia. Tutto culmina nel closing day del 30 gennaio 2026, quando davanti al notaio prescelto vengono rogati i nuovi statuti rendendo pubblica l'operazione pochi giorni dopo. Entriamo ora nel dettaglio tecnico perché è qui che troviamo la pistola fumante del cambiamento. Fino a ieri lo statuto prevedeva direttori di categoria A e direttori di categoria B. Era il meccanismo con cui verosimilmente Elliott manteneva un certo potere di veto all'interno dei veicoli a monte. Il nuovo statuto del 2026 spazza via tutto. L'articolo 12.1 ora parla semplicemente di direttori, quindi non vi è più una distinzione fra direttori di classe A e direttori di classe B. Questa è la prova giuridica inconfutabile che il vendor loan è stato estinto e che la governance è stata unificata sotto un unico comando. Questo passaggio segna uno scontro tra due filosofie di controllo opposte. Dal 2022 al 2026 con Elliott abbiamo vissuto un approccio inside the room, cioè una governance diretta con uomini di fiducia seduti nel CDA per una cogestione strategica. Dal 2026 in poi invece con Comvest passiamo ad un approccio outside the room. La loro tutela non è politica ma contrattuale. Il loro obiettivo è la pura protezione del capitale prestato, non la gestione del club. Ma non pensate che fuori dalla stanza significhi non avere potere, perché non è così. Comvest infatti si è garantita una tutela fortissima che ho ribattezzato il bottone di emergenza. Analizzando il nuovo articolo 17.2 scopriamo che il potere di convocare l'assemblea è stato esteso al titolare del diritto di pegno con diritto di voto. Che significa questo? Che in caso di default finanziario Comvest può convocare l'assemblea autonomamente e esautorare il management senza passare per i tribunali. È una protezione letale e immediata. Per rendere efficace questo meccanismo è stata ingegnerizzata una struttura a specchio. Se confrontiamo gli statuti di ACM Intermediate, cioè la holding di sopra, e ACM Bidco, cioè la scatola che controlla il Milan, sono identici al 100%. Stessa gestione dei conflitti, stesse regole di trasferibilità. Questa uniformità serve a garantire che le garanzie possano scendere a cascata dalla holding fino al club senza intoppi legali. Ma a proposito di flussi, come ha funzionato il giro di denaro? I documenti confermano una meccanica upstream. Comvest non ha prestato i soldi direttamente alla scatola bassa, cioè ACM Bidco, ma verosimilmente lo ha fatto alla holding superiore, cioè Intermediate. Questa poi ha iniettato la liquidità in ACM Bidco che a sua volta ha rimborsato Elliott. In cambio Comvest ha preso in garanzia le azioni tramite il pegno.
Il debito quindi sostanzialmente risiede ora al piano di sopra. Un dettaglio affascinante è che questa struttura non è stata improvvisata. Alcuni pilastri, come la trasferibilità totale delle azioni, penso all'articolo 8, o la gestione dei conflitti di interesse, l'articolo 13.8, e l'allineamento dell'anno fiscale alla stagione sportiva, erano clausole già presenti nel 2022. Questo ci porta a capire che l'architettura societaria era stata progettata fin dall'inizio per essere flessibile e pronta a questo esatto cambiamento. Ma cosa cambia questo per la vita di tutti i giorni del club? Operativamente c'è una netta autonomia. Scaroni e Furlani infatti sono stati confermati e non ci sono veti sulle singole operazioni di mercato. Comvest non guarda se compriamo un attaccante o un difensore, guarda semplicemente due cruscotti: il rapporto debito-EBITDA e la liquidità. Finché questi indicatori sono verdi, il bottone del pegno non viene premuto e il management lavora in pace. Tutto questo ci regala del tempo. Il rifinanziamento sposta l'orizzonte strategico dal 2028 al 2031. Abbiamo quindi guadagnato 3 anni di runway, una pista di decollo più lunga per realizzare il nuovo stadio e aumentare i ricavi commerciali. L'obiettivo finale rimane lo stesso, cioè una exit o una IPO, cioè una quotazione in borsa, ma ora c'è il tempo materiale per arrivarci con un valore aziendale ben più alto. In sintesi, la trasformazione è totale. Siamo passati da uno strumento di debito col venditore, cioè Elliott, a un prestito istituzionale, da una governance condivisa a una unilaterale in mano a Redbird, da una tutela basata sulla presenza fisica all'interno del CDA a un'altra basata solo su pegni e covenant, e soprattutto da un orizzonte a breve termine a uno a lungo termine. Concludendo, il Milan non ha solo cambiato creditore, ha ridisegnato il rapporto fra proprietà e finanza. Siamo passati da una governance condivisa a una gestione autonoma, che però deve operare sotto l'occhio vigile, anche se invisibile, dei vincoli contrattuali. Questo è l'inizio di una fase matura per la proprietà Redbird.